Sono Enrico Dandolo, segretario generale della Fondazione Gualtiero Marchesi. Il compito della Fondazione, anche attraverso la terrazza Gualtiero Marchesi del Grand Hotel Tremezzo, è portare avanti il suo messaggio nella cucina, il suo valore e il sapore che ogni piatto esprime in modo molto chiaro e semplice. Gualtiero Marchesi è riconosciuto il fondatore della nuova cucina italiana. È stato il primo cuoco in Italia a ottenere le 3 stelle Michelin. Riso, oro e zafferano nasce quasi per caso, anche se nulla veramente nasce per caso. Con questa foglia d'oro che viene appoggiata sul risotto, Marchesi ha esaltato il valore di un piatto storico della cucina italiana, della cucina milanese. È forse l'unico piatto che potrebbe essere brevettabile. Marchesi ha studiato a fondo questo aspetto e fior di avvocati e giudici gli hanno dato ragione, ha tutte le caratteristiche per poter diventare un brevetto, ma nelle leggi attuali del brevetto diventa quasi impossibile ottenerlo. Questa opportunità che Fratelli Desideri ha dato alla Fondazione Gualtiero Marchesi è veramente unica. Poter far arrivare a casa di ognuno di voi un piatto simbolo della cucina di Marchesi, realizzato veramente a regola d'arte, è qualcosa che non pensavamo si potesse realizzare. Vi ringrazio per aver partecipato a questo progetto, perché anche voi contribuite a mantenere vivo il ricordo e tutto quello che Marchesi ha fatto per la cucina italiana. Signore e signori, buongiorno. Io sono Osvaldo Presazzi, Executive Chef del Grand Hotel Tremezzo sul lago di Como, dove abbiamo un ristorante intitolato La Terrazza Marchesi. Sono qui con Roberto Nese, mio sous chef, e siamo qui per presentarvi il riso, oro e zafferano, questo piatto fantastico che creò il grande maestro Marchesi. Nel meal kit riso, oro e zafferano di Gualtiero Marchesi troverete una confezione di riso Carnaroli, una confezione di foglie oro 23 carati, un vasetto di zafferano, un vasetto di burro acido, un vasetto di brodo, un vasetto di parmigiano reggiano, una bustina di sale fino. Bene, siamo prontissimi per iniziare a preparare il riso, oro e zafferano. Abbiamo messo 2 litri d'acqua sul fuoco. Andiamo ad aggiungere tutto il brodo che troverete nel vasetto e portiamo tutto a ebollizione. Nello stesso tempo adesso partiamo con Roberto che inizierà a tostare il riso per 1 minuto. Andiamo ad aggiungere una noccetta di burro acido, la sciogliamo leggermente, non troppo, da non bruciare il burro. Poi prenderemo i nostri 250 grammi di riso, andremo ad aggiungerli, tostiamo per 1 minuto. Come fare a sentire se il chicco di riso è caldo? Potremo andare a toccarlo col nostro palmo della mano. Ora, ci siamo quasi, giusto all'incirca quel minuto. Ok. Ecco qua, iniziamo a bagnare il riso, a coprire il riso col brodo e iniziamo la cottura. A 5 minuti dalla cottura noi andremo ad aggiungere gli stimmi di zafferano. Un piccolo trucco sul risotto molto importante è non continuare a girarlo, ma di bagnarlo poco a poco in modo che l'amido leghi con il chicco. Come vedete il riso sta, in poche parole, asciugando il brodo. Andiamo ad aggiungere altro brodo, senza comunque esagerare troppo perché non va mai bagnato troppo, giusto quel poco per far sì che il riso rimanga coperto, e andiamo ad aggiungere in questo esatto momento, dopo 5 minuti,
lo zafferano. Come vedete il riso è perfettamente bagnato al punto giusto e continua la sua cottura. Noi diamo 14 minuti di cottura al riso, dopo un minuto di tostatura diamo 14 minuti. Quella è la cottura perfetta, dove troveremo un risotto al dente, naturalmente tenuto all'onda finché comunque lui vada proprio a coprire il fondo del piatto, e dove andremo ad adagiare questa super fantastica foglia oro che il maestro volle oramai 41 anni fa. Andiamo per l'ultima volta a dare ancora un po' di brodo al riso per ultimare la cottura. Bene, Roberto adesso toglie il riso e andrà a mantecarlo, naturalmente prima col burro acido e di conseguenza col parmigiano grattugiato. Quando il riso ha incorporato totalmente il burro acido, andiamo a fare l'ultima operazione, che è quella di aggiungere il parmigiano reggiano. Diciamo che è proprio l'ultimissima operazione. Cosa facciamo? Andiamo ad assaggiare il riso per capire la sua consistenza di gusto, e in tal caso abbiamo un pizzico di sale fino da aggiungere là dove dovesse mantecare per raggiungere il perfetto gusto. Ora prontissimi a creare il piatto riso oro e zafferano. Come vedete adesso Roberto cerca di coprire totalmente la parte bianca di questo meraviglioso piatto. Ecco qua, come ultima operazione per creare il quadro, veramente il quadro del piatto riso oro e zafferano di Marchesi, nel kit troverete anche le foglie oro, che non sono facili da comunque mettere, però è talmente semplice perché sfilando questa parte qua di carta noi andiamo a girare in un attimo la foglia oro sul piatto e questo è quanto. Questo è veramente il super quadro e onorati di poterlo fare noi, unico ristorante al mondo dove vi aspettiamo ancora a degustare i piatti del grande maestro Gualtiero Marchesi.